Ciao! Questo è il video numero 3 sulla Residence. Deve essere l'ultimo. Quindi impegniamoci, partiamo, astemi e via. Astemi, certo, come se fosse facile. Vabbè, dai, proviamoci almeno. E poi in questo video c'è da parlare di Ludovico I. Non possiamo cincischiare. Vabbè, dai, proviamoci. Ebbene sì, siamo ancora alla Residence di Monaco e siamo qui per parlare di uno dei regnanti che più di altri ha lasciato il segno in Baviera, Ludwig I, che per comodità chiameremo Ludovico. Tutto cominciò con Massimiliano I Giuseppe di Baviera, il padre del nostro Ludovico, che trasformò la Baviera in un regno nel 1806, quando il nostro protagonista aveva già 20 anni. A quel punto Ludovico divenne ufficialmente l'erede al trono di Baviera, giusto? Esattamente, e subito gli si palesò la necessità di produrre una prole. Ludovico non era certo contrario a produrre un erede, in quanto a lui le donne piacevano tanto, ma proprio tanto. Il problema è che suo padre, per ottenere il regno, aveva pasticciato con Napoleone e quello aveva un'insana propensione a far sposare i suoi parenti coi suoi alleati. A Ludovico non andava a genio l'idea di sposarsi con una tizia a caso e l'idea sconfinferava poco pure a suo padre, che suggerì, buttandogliela lì. C'è una certa principessa di Hildburghausen. Viene da una terra con un nome impronunciabile, ma è gentile, gradevole, paziente. Sarà sicuramente un'eccellente sposa. Ludovico, che aveva orecchie per intendere, si diresse rapidamente nel posto impronunciabile e lì si innamorò perdutamente di Teresa e subito la chiese in moglie, pronto a sposarla all'istante. Non riuscì, perché il neonato regno di Baviera aveva bisogno di mostrare al mondo la sua gloria con delle nozze reali davvero indimenticabili. Così i due piccioncini dovettero farsi una doccia fredda. Valse la pena aspettare, perché 10 mesi dopo, il 12 ottobre 1810, il Ludovico e la Teresa si sposarono nella cappella della Residence e poi cominciarono 5 giorni di festeggiamenti che coinvolsero tutto il regno. Da quel giorno si tiene a Monaco una grande festa commemorativa che magari conoscete meglio con il nome di Oktoberfest. Non distraiamoci. Abbiamo detto che non ci saremmo fermati neanche per una birra, quindi non nominare più l'Oktoberfest e andiamo avanti. Va bene, torniamo a Ludovico, che già durante la prima serata di grandi festeggiamenti lasciò la moglie passare la notte da sola perché a quel punto la passione tra loro era già finita. Ma il Ludovico era così. Un giorno amava la follia e il giorno dopo era già passato oltre. E sebbene la Teresa facesse finta di niente, era difficile non notare che il marito cambiava amante insieme alle mutande. Ma lei fece del suo meglio. Insomma, a lui le donne piacevano proprio tutte. Non andava mica per il sottile. La Teresa continuò a sopportarlo senza fare una piega, finché non arrivò la Lola. La Lola Montez, nota come la ballerina spagnola, in realtà si chiamava Eliza Rosanna Gilbert ed era irlandese. Beh dai, almeno ballerina la era davvero. Quando si conobbero, il Ludovico aveva ormai 60 anni e uno penserebbe che il suo ardore si fosse un pelino smorzato. E invece no, vide la Lola e se ne invaghì subito. Scrisse di lei anche agli amici, usando non troppo sottili metafore, dicendo cose tipo: Lei ha riacceso il mio vulcano. Ludovico la ricoprì d'oro e regali e la Teresa, dopo anni a sopportare stoicamente le corna, smise di sostenerlo, attirando su di sé le simpatie del popolo, che non amava molto la nuova fiamma del re. A quel punto Ludovico aveva già fatto rifare le facciate della Residence perché somigliassero a quelle di Palazzo Pitti a Firenze e davanti all'ingresso aveva fatto mettere pure 4 leoni. Ma lo sai che questi leoni sono legati proprio a una divertente storia su Ludovico e la Lola? Sapevo solo che tutti i passanti li accarezzano perché sembra porti fortuna. In realtà il popolo aveva preso in antipatia la Lola
E così uno studente scrisse un poemetto licenzioso su di lei e lo affisse alla cancellata della residence. Secondo me a Ludovico la cosa non andò giù. Hai ragione! Emise un mandato di cattura, ma lo studente, una volta saputo di essere diventato un ricercato, divenne più audace e scrisse un altro poemetto. Gli andò male e lo presero mentre lo affiggeva. E il Ludovico lo fece sbattere in galera a vita. E invece no. Alla fine era un uomo di spirito. Prese in simpatia il giovane e lo liberò dandogli anche una ricompensa. Il ragazzo però, come minimo, se la sarà fatta sotto. Mi sa di sì, perché quando uscì dalla residence aveva le gambe molli e per sorreggersi si appoggiò a uno dei leoni. È per quello che si dice portino fortuna. A questo punto della storia, Ludovico era certo di aver fatto molte cose buone per la Baviera. È vero! Durante il suo regno aveva fatto affrescare con il ciclo dei Nibelunghi molte sale della residence. Dovete sapere che questo ciclo di storie era stato riscritto a metà del Settecento appositamente per esaltare il carattere germanico. Ludovico, che voleva dare una dignità nazionale al suo popolo, aveva aperto queste sale al pubblico perché le storie si diffondessero. Oltre a quello, aveva fatto costruire di fianco alla residence la Feldenhalle, o Loggia dei Marescialli, una costruzione che ricorda la Loggia dei Lanzi a Firenze e aveva lo scopo di celebrare l'esercito bavarese. Con questa e altre imprese monumentali alle spalle, di cui parleremo in altri video, si recò in Parlamento e chiese che la Lola fosse naturalizzata per poterle assegnare un titolo nobiliare. La maggioranza dei parlamentari però erano cattolici e non vedevano di buon occhio i protestanti. Quindi alla proposta del re di naturalizzare una protestante gli risposero con una pernacchia. Ludovico la prese malissimo e fece eliminare dal Parlamento tutti quelli che l'avevano intralciato. A quel punto il popolo si stufò e chiese prima l'allontanamento della Lola e poi intimò al re di abdicare. Alla Teresa invece nessuno disse niente. Questa regina era diventata così brava a interpretare il clima politico che addirittura uno dei suoi figli scrisse ad un altro parlando dell'abdicazione del padre. Mi è superfluo scriverti che la nostra cara madre si porta a meraviglia in questi tempi così duri. Quando la Teresa morì, 8 anni dopo, il Ludovico scrisse al figlio: Caro Ottone, hai perso la migliore delle madri ed io la migliore delle spose. Il fatto è che Ludovico diceva davvero, in quanto nel corso del tempo aveva sempre dedicato sonetti innamorati alla sua Teresa e scrisse anche: Ho perso il trono, genitori, fratelli e sorella, ma niente è comparabile alla perdita della mia sposa. A modo suo l'aveva sempre amata comunque. E così, con la storia di Ludovico I, si conclude la nostra piccola serie di video sulla residenza di Monaco di Baviera. Però non abbiamo davvero finito di parlare dei Wittelsbach, perché Ludovico I ha costruito un sacco di altre cose e anche gli altri Wittelsbach. E noi siamo andati in giro a cercare altri posti dove parlare di questa famiglia di pazzi. Dopo un paio di birre però, perché in questo video siamo stati bravi e siamo andati via dritti, più o meno. Va bene, dai, mentre noi andiamo in pausa birra, se a voi è piaciuto il video cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale e magari seguiteci anche sui nostri social. Ciao!